Vediamo il cambio colore sia a inizio fine riga che durante la lavorazione. Dunque, se io arrivo con il mio colore a fine riga, io qua ho ancora 2 punti da lavorare, 1 e 2, quindi farò il penultimo e per lavorare l'ultimo punto infilo l'uncinetto. In questo caso sto lavorando la maglia bassissima, prendo il filo nuovo e lo porto su. Come potete vedere, l'ultimo punto rimane del filo vecchio, di quello beige. Quello nocciola, quello marroncino, invece è sull'uncinetto. Io qui posso fare la catenella per girare e continuare la mia lavorazione. Questo se facciamo la maglia bassissima. Se facciamo gli altri punti, il concetto è identico. Cos'è che c'è di diverso? O meglio, è diverso solo perché la maglia bassissima è un unico gesto, un unico punto, mentre gli altri punti hanno 2 o 3 passaggi, la maglia bassissima ha un unico passaggio. Quindi per la maglia, per tutti i punti, quindi l'ultimo passaggio lo si fa con il filo nuovo. Quindi se è una maglia alta, normalmente si prende il filo, si entra dall'uncinetto, si prende il filo, si entra una volta, a questo punto prendo il filo nuovo e chiudo. Cioè faccio la chiusura del punto, il passaggio finale con il filo nuovo, in modo tale che rimane l'ultimo punto, rimane del colore beige e ho già l'anello del colore nuovo. Stessa cosa la mezza maglia alta. La mezza maglia alta come si lavora? Si lavora, prendo il filo, entro, prendo il filo, poi c'è l'ultimo passaggio. L'ultimo passaggio lo facciamo con il filo nuovo. La maglia bassa, anche questa. La maglia bassa si lavora entrando, prendo il filo, 2 anelli sull'uncinetto ed ora c'è l'ultimo passaggio della maglia bassa, devo prendere il filo nuovo. La maglia bassissima, il primo e ultimo passaggio sono insieme perché la maglia bassissima è fatta di un solo passaggio, quindi io entro e faccio l'ultimo passaggio, che è anche il primo, va bene. Ora, questo passaggio però dobbiamo valutare una cosa. Il cambio filo non si deve vedere, diciamo così, sul diritto del lavoro. In questo caso il mio diritto del lavoro è questo qua. Io qua, arrivando in fondo, il mio cambio lavoro è da questa parte, lo devo fare sul rovescio del lavoro, ma non voglio che si veda il filo che cambi da questa parte. Quindi semplicemente noi dobbiamo sapere qual è il nostro diritto del lavoro e gestire i fili mettendoli dall'altra parte, cioè questo è il mio ultimo punto. Io posiziono qua davanti, lo tengo così per facilitare, il mio filo vecchio, entro nell'ultima maglia, vedete che ce l'ho di qua così, e poi cambio il filo. Lo tiro un attimino, non troppo perché non deve sparire la catenella, e lo giro. In questo modo il filo rimane nascosto. Adesso voi vedete tutte queste codine che andranno nascoste quando farò il bordo, perché questa è una copertina e quindi ci sarà il bordo. Quando io lavoro invece il cappello, di solito faccio il bordo di maglie bassissime, tipo questo,
e il cambio colore non lo faccio mai qua alla fine, ma lo faccio qua. Quindi il bordo mi rimane di un colore unico e poi il cambio colore li faccio da questa parte, li faccio partire da qua, così si vede meno, perché poi questo va proprio sulla fronte quando è un cappello, e quindi se ci sono delle sbavature, dei fili tirati, se non è perfetto, secondo me non è bello, quindi il cambio colore lo faccio a metà. Se il cambio colore lo dovete fare a metà lavorazione, per esempio, adesso vi faccio vedere, è la stessa identica cosa. Voi dovete arrivare al punto, all'ultimo punto in cui poi cambia il colore, quindi se l'ultimo punto è qua, voi magari precedentemente mettete i vostri marcapunti e il cambio colore deve essere qua, io arrivo all'ultimo punto del vecchio colore, che in questo caso è marrone, prendo il mio colore nuovo e lo lavoro. Quindi questo ne aggiungo un altro marrone e inizio quello beige. Stessa cosa quando torno indietro. Mi raccomando, l'unica accortezza è che se questo è il dritto del lavoro, i fili vanno tenuti da questa parte.